Un benvenuto a tutti gli appassionati e le appassionate di bodybuilding e fitness. Siamo di nuovo qui sul canale YouTube della Yamamoto Nutrition. Oggi andremo a presentare in maniera dettagliata a 360 gradi quello che è l'approccio di lavoro con gli atleti appartenenti alla categoria Men's Physique. Quindi andremo ad analizzare prima i canoni di questa divisione, dopodiché andremo a capire come si può strutturare un allenamento, affronteremo il discorso posing, nutrizione e supplementazione. Andiamo ad esplorare in dettaglio quali sono i canoni che contraddistinguono la divisione dei Men's Physique. Da questa categoria a questa categoria è richiesta una X-frame, una forma AX. A partire da quest'anno verrà dato molto più rilievo, molta più importanza a quello che è il bilanciamento tra la parte inferiore e la parte superiore del corpo. In questo caso quindi andremo a spiegare un pochettino come un atleta Men's Physique deve presentarsi sul palco. Sicuramente è richiesta una condizione molto buona, ma non estremizzata, quindi non eccesso di vascolarizzazione, anzi è sconsigliata, un'ottima pienezza muscolare, un'ottima simmetria muscolare e una forma, come dicevamo, a X. Questo cosa significa? Che il punto vita deve essere il più piccolo possibile, ci deve essere un ottimo V-shape, quindi una buona costruzione di quello che è il parco spalle e dorsali e un buon swipe della gamba, ovvero la gamba deve essere piena e stondata. Non è richiesto un tiraggio estremo degli arti inferiori perché sono coperti dagli stage trunks e vengono quindi valutati semplicemente in proporzione all'upper, cioè ci vuole un buon bilanciamento ma non viene valutata la condizione delle gambe. Da questo punto di vista è molto importante cercare quindi di andare a lavorare in maniera tale da costruire un fisico che sia molto estetico. È richiesta quindi una buona presenza di simmetria e dettagli nella midsection e una buona presenza di pettorali e spalle. Ovviamente il parco spalle non deve essere eccessivo, così come le braccia non devono essere sviluppate in maniera eccessiva. Questa è una delle differenze principali, per esempio, con i Classic Physique. Deve essere buona la presenza, dicevamo, dei pettorali, quindi una buona pienezza, una buona simmetria, una buona quadratura del petto, soprattutto nella parte alta ci deve essere quella che viene chiamata thickness dei pettorali. E per quanto riguarda invece i dettagli della midsection, è bene ricordarsi che presentare un addome dettagliato, una parte centrale del corpo dettagliata, quindi six pack e tutta la parte laterale, può essere un vantaggio soprattutto nei confronti con gli altri atleti sul palco. Per quanto riguarda invece la presentazione del back, deve essere molto ampio, con una buona tridimensionalità, buoni spessori nella parte centrale bassa, il cosiddetto albero di Natale. Sicuramente però non devono mancare l'effetto 3D e lo spessore anche nella zona trapezi e romboidi, quindi tutta quella zona che si va a inserire tra i deltoidi e tra le scapole. Sostanzialmente la differenza con i Classic può essere considerata la drammaticità, tra virgolette, della preparazione, l'estremizzazione del tiraggio. Quindi fisico, ricapitolando, molto ben tirato ma non estremo e non vascolarizzato, molto bilanciato nell'upper e lower, una ottima presenza di dettagli nella midsection, una buona presenza di pettorali, quindi se avete una carenza di pettorali lavorateci perché è fondamentale, e un buon parkour spalle che sia bilanciato con le braccia ma non eccessivamente ipertrofico per non appesantire la linea. Ovviamente a seconda di come poi voi andate a presentarvi sul palco è bene lavorare su alcuni dettagli invece che su altri. Sicuramente una chiave di volta fondamentale è quella di ascoltare i feedback che vengono dati dal capo giuria alla fine del contest. Quindi se vi viene richiesto di migliorare un distretto muscolare dovete lavorare su quel distretto muscolare. Sembra banale ma non è così facile, perché magari se gli show sono a distanza ravvicinata bisogna capire se c'è una carenza di muscolo o semplicemente di pienezza, e allora lì bisogna cambiare la gestione del pre-gara. Per quanto riguarda invece le carenze muscolari vere e proprie, se il capo giuria vi dice che dovete migliorare un distretto muscolare in termini di volume, continuare a competere sapendo che c'è una carenza effettiva a livello muscolare può non essere la scelta ideale. Può essere giusto invece tornare ai box e costruire il gruppo muscolare a cui viene imputata questa carenza. Se invece il capogiuria vi darà un feedback semplicemente sulla condizione, lì anche a distanza ravvicinata la condizione può essere stravolta e migliorata a distanza di 1 o anche 2 settimane. Adesso ci possiamo addentrare in quella che è la presentazione sul palco, ovvero il posing.
Il posing di Ament Physique è un posing molto leggero, estetico, assolutamente non muscolare. Ovviamente ci sono solo due pose, frontali e posteriori, nella federazione Pro League per esempio, quella che va per la maggiore, quella che consente l'accesso al Mister Olympia. Ecco, in questo caso curare il posing frontale e posteriore non è così semplice, perché ovviamente esistono delle varianti in ognuna delle due pose, sia di quella frontale sia quella posteriore. Soprattutto in quella frontale è molto importante scegliere quale delle versioni è la migliore per voi. Si può posare con entrambe le mani sui fianchi, si può posare con una mano sul fianco e una mano libera, con tutte e due le mani libere, e ognuna di queste versioni può essere ulteriormente modificata stando direttamente dritti alla giuria, quindi square, oppure cercando di stare un po' girati. Io sconsiglio ovviamente una posizione, uno stance podalico orizzontale con sfiancamento, perché si va a perdere tutto il dettaglio degli intercostali. Se si vuole presentare un punto vita più piccolo, si può stare con i fianchi leggermente girati, ma deve essere in linea con lo stance podalico, quindi consiglio di girare anche lo stance podalico. La scelta delle mani sui fianchi o delle mani libere o della mano singola dipende dallo sviluppo delle spalle, dal rapporto spalle-petto e da quello che è il flow generale che deriva da dorso, petto e spalle nel momento in cui si va a presentare il package frontale. Ovviamente nel momento in cui voi sapete di avere una midsection molto dettagliata sulle parti laterali, essere leggermente trequartizzati con lo stance podalico e quindi con i fianchi può essere una buona strategia per mostrare al capo giuria non solo il vostro six pack, ma anche i dettagli laterali. Questo magari vi può fornire un vantaggio rispetto ad altri competitor che hanno un ottimo six pack ma non sono molto dettagliati nella parte laterale. Per quanto riguarda invece la posa di back, ovviamente è consigliato effettuare un vacuum che renderà più piccolo il punto vita e più larga la cassa toracica, chest up, cioè un petto che guarda verso l'alto, braccia a 45 gradi, non vogliono quella che viene chiamata la motorcycle pose, ovvero con i gomiti all'altezza delle spalle. L'intro e l'extra rotazione delle spalle dipende dalla conformazione delle vostre spalle, quindi tenere i pugni un pochino più in basso o un pochino più in parallelo rispetto al gomito dipende ovviamente dalla conformazione dei vostri deltoidi. Se è più sviluppato il capo laterale del deltoide e quindi vi fornisce naturalmente una maggiore bombatura rispetto ai trapezi, potete optare anche per un'opzione dove i pugni sono leggermente più in alto. Mi raccomando, non tenete le mani troppo larghe, più larghe dei gomiti, questo è sconsigliato. Siamo giunti a uno degli aspetti più interessanti per quanto riguarda il lavoro con i Men's Physique, ovvero la costruzione dell'allenamento, del vostro programma di allenamento, e quindi quella che è la scelta dei parametri di allenamento stesso, ovvero intensità, volume, densità. Il mio consiglio è quello di fare sempre una mappatura di tutti i muscoli e nelle prime settimane, nei primi mesi raccogliere feedback dagli atleti per capire quale gruppo muscolare risponde meglio a quale parametro. Non sta scritto da nessuna parte che l'alta intensità sia la miglior scelta per tutti i gruppi muscolari indistintamente. Diversificare in questo modo vi permette di creare una mappatura dettagliata di come andare ad approcciare per ogni singolo gruppo muscolare. L'obiettivo finale ovviamente è quello di andare a rispettare i canoni poc'anzi detti. Per quanto riguarda l'aspetto della nutrizione, molto semplicemente bisogna creare una forbice chilocalorica positiva nelle fasi di costruzione e pian piano poi andare a invertire la tendenza creando una forbice negativa nei periodi di definizione. Quello che è importante fare è ascoltare i feedback dell'atleta per cercare di capire se la ripartizione dei macronutrienti, se il quantitativo chilocalorico sono necessariamente bilanciati e sostenibili per portare i risultati cercati. Quindi è sempre importante, ripeto, mantenere una comunicazione aperta da questo punto di vista per apportare le modifiche al vostro piano nutrizionale a seconda delle vostre esigenze. Lo switch chilocalorico è consigliato farlo il più gradatamente possibile, cioè passare da una forbice chilocalorica positiva a una negativa non deve essere una cosa immediata, deve essere una cosa graduale. Quindi quando costruite il vostro piano nutrizionale cercate sempre di inserire una fase di transizione che permetta all'atleta di non trovarsi completamente depleto
troppo rapidamente o scevro di energie e quindi incapace di sostenere l'allenamento. Non sta scritto da nessuna parte che bisogna ridurre l'intensità nel momento in cui si passa a una forbice kilocalorica negativa, però per fare questo bisogna far sì che il corpo si possa adattare, quindi le fasi di transizione, di bridging sono fondamentali. Ed è proprio in merito alla supplementazione che interviene appunto la Yamamoto Nutrition con dei prodotti di altissima qualità. È per questo motivo che mi sento di consigliare per esempio l'utilizzo di Flexotor o Kamikaze come pre-workout, come intra-workout Energan o Glycobol Performance Cluster Dextrins e come post-workout Recommend oppure Ultra Whey Complex Volactive. Queste dunque erano delle linee guida generali per approcciarsi alla divisione, alla categoria dei Men's Physique. Spero che il video vi sia piaciuto e di rivedervi ai prossimi contenuti sempre sul canale YouTube della Yamamoto Nutrition. Lasciate un like, un commento e alla prossima. Ciao!